Amici, oggi prepariamo un'insalata di riso meravigliosa, condita con tantissimi ingredienti. Andiamola a preparare insieme. Allora, intanto scusatemi per la voce, l'aria condizionata si è portata via la mia voce, si sarà attaccata alla mia gola, però parlerò più piano. L'importante è la ricetta. L'importante è la ricetta. Allora, iniziamo subito. Cosa ho preparato? Io ho preparato per la nostra insalata di riso l'ingrediente principale, che è il riso. Quale uso io? Io uso il riso basmati. Ovviamente qua possiamo usare riso per insalate di riso, per risotto. Io mi trovo bene col riso basmati. Allora, cosa ho fatto? Ne ho cotto 400 grammi senza mettere niente se non il sale, solo il sale. A questo punto, una volta avendo il riso pronto, cosa vado a fare io? Allora, intanto prendiamo dell'olio extravergine e andiamo a mettere 3 cucchiai di olio nel riso. 3. E lo andiamo a spargere nel nostro riso. Questa è una ricetta molto fresca. Estiva, ovviamente. Questa naturalmente è tutta la mia parte. Ovvio, ma su quello non c'erano dubbio. Dopo aver messo 3 cucchiai di olio, non giriamo, andiamo a mettere 3 cucchiai di aceto. Che io adoro. Che tu adori. La stessa cosa, 3 cucchiai. L'aceto serve anche per una buona conservazione in frigorifero. A questo punto possiamo iniziare a girare il nostro riso. Prendo una forchetta e lo andiamo a girare. Perché con la forchetta? Perché il riso si muove meglio con la forchetta. Ok. Col cucchiaio è diverso. È come quelli che dicono il risotto si mangia con la forchetta. Ma io col Io cucchiaio. lo mangio con la forchetta. No, io col cucchiaio. No. Ne prendo poco con la forchetta. Allora, io ho cucinato 400 grammi di riso. Andiamo a condirlo. Il primo ingrediente che vado a mettere è la mortadella. Io sto utilizzando una fetta di mortadella dal peso di 100 grammi. Ok. Cosa facciamo? La mortadella va tagliata, la facciamo a cubetti. Quindi è un po' spessa. Sì, infatti l'ho fatta fare più doppia. Ok. La tagliamo e la facciamo a cubetti, a quadratini, insomma a pezzettini piccoli, Ok, quindi la prima la tagli a strisce. a striscioline, poi la prendo e la vado a tagliare direttamente sul nostro riso. Cosa faccio io? La prendo le mie striscioline di mortadella e la vado a spezzettare direttamente sul nostro riso. Ok, così vengono praticamente dei quadratini. Sì, ovviamente potete anche farvela tagliare prima, Io vi faccio vedere, io la prendo sempre intera. Dobbiamo tagliare tutta la nostra fetta. Una volta messa la nostra mortadella, giriamo. È la mia mortadella comunque. La tua mortadella, certo, ma questa è tutta la tua porzione. Brava. Comunque è vero pure che l'insalata di riso, pure l'indomani, è deliziosa. più buona. Più buona. Andiamo avanti. Ho scelto una fetta da 100 grammi di prosciutto cotto. Ok. La stessa cosa, lo andiamo a tagliare, A cubetti. sempre a cubetti, e lo mettiamo nel nostro riso. Questo che ha inventato il cubo è veramente Un tornato genio. utile a tutti. Quindi prendiamo le nostre striscioline e le andiamo a spezzettare. Dopo aver messo il nostro prosciutto a cubetti, giriamo. Insomma, il nostro riso prende forma, Consistenza. consistenza. Di prodotti. Esatto. Il mio riso comunque, amore. La devi smettere. Allora, successivamente cosa andiamo ad aggiungere? Io ho scelto per la nostra insalata di riso auricchio semi-piccante. Ma qua formaggio. ci possiamo sbizzarrire, possiamo prendere il formaggio che più ci piace. A me piace il semi-piccante perché dà un sapore non troppo né poco. Quindi andiamo a mettere delle fettine di auricchio. Quanto? Allora, questo è 250 grammi, Tutto. però io ne metterò un bel po' perché il formaggio dà un buon sapore. Ma non tutto. Ora vediamo. Ok. Intanto cosa faccio? Tagliamo delle fettine Ma questo non è troppo né poco di cosa? Di piccantezza? di piccantezza. Piccantezza non esiste. Di Vabbè, piccante. però rende l'idea. Certo, è buono, è molto buono l'auricchio. Io non faccio il professore italiano, io riprendo. Ok, andiamo a mettere tutto il nostro formaggio.
abbiamo messo tutto il nostro auricchio. Tutto? Tutto, 250 grammi, e giriamo. Ok. Il riso deve venire molto condito, ben condito. Andiamo avanti con i nostri condimenti. Cosa vado ad aggiungere adesso? Adesso vado ad aggiungere 200 grammi di pisellini. I pisellini sono stati già sbollentati, quindi li abbiamo cotti semplicemente con l'acqua e li possiamo andare a inserire nel nostro riso. Niente, a me non mi piace. Ma ci stanno i pisellini. Però va bene. E giriamo. Quindi 100 grammi? 200 grammi 200 di piselli. Ok, andiamo avanti e andiamo ad aggiungere il nostro tonno. Io sto usando tonno all'olio d'oliva, 250 grammi. Ok. E lo andiamo a mettere. Ok, proprio bella condita, ricca. Ma deve venire ricca di condimento. Grazie, mi stai facendo un'insalata di riso meravigliosa. Ma la vuoi smettere? Non so se mi sazierò, Gli però... sto solo a lui. Non so se mi sazierò, però va bene. Certo, io penso di sì. Guardate che meraviglia. A me sta venendo fame, Perché cominciano a salire tutti i È profumi. vero. Questa anche al mare si può portare, insomma. Mare, montagna, Mettete sottoterra, l'aceto, dovunque. certo. Mettete l'aceto così potete lasciarla più giorni, ma qua non dura, Andiamo con i sottoaceti. Io sto utilizzando 100 grammi di sottoaceto. Non ne metto di più perché a noi non piace, a lui piacciono molto i sottoaceti. A voi non piace, a me piace No, tanto. a me piacciono tanto, però Il mio sottoaceto preferito sono le cipolline queste in agrodolce, in agrodolce. buonissime. Andiamo a metterli. Ci sono olive, ci sono cipolline, ci sono cetriolini, ci sono le carote. Giriamo. Guarda che buon riso condito. Meraviglioso. Sì. Come ultimo ingrediente, ovviamente è facoltativo, io sto usando un po' di maionese. Allora, se volete la ricetta della maionese, andatela a vedere sul nostro canale, troverete la ricetta della maionese fatta in casa con uova sode, quindi non uova crude. È uno short. Sì, è uno short, esatto. Allora, io maionese non ne metto tanta, così Male, chi vuole... Ma no! Perché va a ammorbidire il tutto. Allora, chi vuole può aggiungerne, Ok. però intanto ne mettiamo un po' meno. Questa è maionese di? Che vuol dire maionese di? Non lo so, di uova. Come si fa la maionese? Maionese. E giriamo. Sempre con la forchetta. Sì, perché la forchetta non faccio Grumi. non faccio grumi di riso, esatto. La nostra insalata di riso è pronta. La mia. La tua, guardate che meraviglia. Mamma che bontà. Ovviamente abbiamo messo gli ingredienti, si mettono ingredienti che più si preferiscono, ma noi l'abbiamo fatta in maniera semplice, del tonno, dei pisellini, prosciutto, mortadella, insomma, è molto ricca di condimento. Buonissimo. E adesso non resta la parte migliore, che Questa- è l'assaggio. l'assaggio, hai ragione. Adesso tocca a me. Brava. Assaggiamo questa meraviglia. Sono contenta perché tocca sempre a me. Poca che ti fa male. Smettila perché fa bene. Hai la voce tirata e ti fa male, amore. Com'è? Buonissima. Buona, vero? Posso? E certo, che chiedi il permesso? Bella ricca. Aspetta che prendo l'olivetto. Buonissima. Come maionese? Io la preferisco così, poca maionese. A me piace, Però, piace a me con tanta maionese. esatto, poi sono gusti personali. Che dire, spero che vi sia piaciuta questa ricetta. È importante che mi scriviate come la fate voi, perché io da voi prendo tante cose. Beh, Se immagino che questa avrà miliardi di varianti. È vero, Ognuno quindi la farà a modo. mi piace leggere cosa aggiungete o se levate, insomma, mi piace. Scrivetemelo nei commenti, grazie a tutti, siete persone splendide, noi ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio da Betty, E Marco? ciao amici!